Programmare l'orto per la stagione successiva e decidere quindi cosa coltivare, dove, quanto, come, se non viene fatto con un metodo, potrebbe portarti ad avere molto stress e pochi risultati. Nel video di oggi vorrei condividere il mio metodo, quello che utilizzo da diversi anni. È un metodo molto semplice di base, però per me funziona. Un metodo che però ti consente di programmare il tuo orto con semplicità e soprattutto poi di avere la possibilità di consultarlo in qualsiasi momento e vedere le cose con chiarezza. La prima questione da affrontare però è il quando fare questa operazione di programmazione. Ovviamente dipende da cosa? Dipende dalla tua situazione, quanto tempo hai a disposizione. Diciamo che hai poco tempo a disposizione, come ormai purtroppo quasi tutti. Quindi il mio consiglio è di cominciare il prima possibile. Così facendo, utilizzando anche dei ritagli di tempo, un po' alla volta sarai in grado di completare la programmazione del tuo orto entro i tempi che secondo me sono giusti, ovvero entro fine anno. Io personalmente di solito comincio verso ottobre, lo so, è un po' troppo estrema come cosa, però io per queste cose sono molto fissato. Cominciando così presto, a ottobre, innanzitutto sei sicuro che anche se hai molto da fare, riuscirai a trovare comunque dei ritagli di tempo e fare tutto entro fine anno, ma non è l'unica ragione. Infatti, cominciando così presto, nella nostra mente ci sono ancora fresche le cose che sono successe durante la stagione. Cosa è andato bene, cosa è andato male, cosa ci è piaciuto di più mangiare. Quelle informazioni che poi ci consentiranno di programmare al meglio la stagione successiva, basata sull'esperienza di questa stagione che si sta concludendo. Chiaramente, se non hai tempo di fare questa programmazione, come ti ho suggerito, ottobre, novembre, dicembre, lo puoi fare tranquillamente senza problema anche ad inizio gennaio. Basta che tu un giorno abbia 1, 2, 3 ore, dipende dalla dimensione del tuo orto, da dedicare a questa operazione e la fai tutta in una volta. A quel punto sarai poi anche in grado di fare l'ordine per i semi. La prima fase per me consiste sempre nello scrivere una lista di ortaggi, erbe aromatiche, insomma tutto quello che vuoi coltivare nel tuo orto. E una volta che saprai bene qual è il fabbisogno tuo o della tua famiglia, secondo me un'altra cosa utile da fare è, accanto ad ogni varietà, scrivere più o meno quante piante ti serviranno, quanti metri, insomma, nei vari periodi dell'anno. Questo ci aiuterà poi nella fase successiva. Se poi hai una situazione mista come la mia, che ho sia l'orto a casa e sia faccio l'orto al campo, a un terreno, quello che mi piace fare è suddividere un po' le varie sezioni. Per esempio, qui c'è la sezione serra, visto che ho una serretta al campo, sezione campo, che è diciamo l'orto tradizionale a terra, poi c'è l'orto in cassone, visto che ho 2 cassoni. Invece a casa ho le sezioni vaso, perché mi piace molto coltivare anche in vaso. Se hai poco spazio a disposizione è un'ottima opzione secondo me. E poi i letti rialzati che ho qui a casa. Ora che abbiamo tutte queste informazioni pronte, possiamo mettere nero su bianco. Adesso ti faccio vedere il mio file Excel, ma ci tengo a chiarire che io sì uso Excel, te lo puoi fare tranquillamente usando della carta, quindi sul foglio di carta ti disegni come è fatto il tuo orto, le sezioni, le varie sezioni, non so come è organizzato, e poi ne fai 12 perché ti servirà un foglio per ogni mese dell'anno. Quindi magari ne puoi scrivere uno, poi ti fai le fotocopie, se hai la fotocopiatrice, non lo so, come ti torna meglio. Poi quando andrai a riempire le varie caselle scrivendo i nomi degli ortaggi, ti consiglio di farlo con una matita, un lapis. Così, prima cosa sei in grado di correggere facilmente se fai degli errori, dei cambiamenti, e ci saranno dei cambiamenti, dei piccoli aggiustamenti. E poi magari sarai in grado di riutilizzare i soliti schemini anche l'anno successivo. Allora, vediamo un attimino come è organizzato questo file. Questo è quello relativo all'anno scorso e qui siamo nel mese di maggio. Ora non so se si vede bene, qui in fondo c'è la scheda di gennaio, di febbraio, di marzo, insomma, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a dicembre. Ora, ritorniamo per esempio a maggio. Come vedi, il mio orto è organizzato in file, tutte una accanto all'altra, abbastanza ordinato, devo dire. E scorrendo verso la destra, qui vedi ci sono anche tutte le altre file, eccetera, eccetera. Le sezioni marroni sono i camminamenti, ovviamente. La sezione qui a sinistra che sto evidenziando ora è la sezione che, come è scritto qui sopra, in produzione, qui vabbè c'è scritto anche vendita, ma non lo guardare quello. Quindi in quel determinato mese cosa è disponibile. Questo può anche aiutarti a capire se hai troppa roba in produzione, troppo poca, eccetera, eccetera. Vista questa sezione, la sezione che mi interessa di più farti vedere è questa qui sotto. Allora, qui c'è semine dirette, semine semenzaio e trapianti. Te, in base alla lista che ti sei fatto prima, per ogni mese, in queste sezioni, queste qua giù sotto, andrai ad inserire tutte quelle cose, per esempio, che devi fare la semina diretta. Vediamo più nel dettaglio. Carote, letto 4,
4-3. Ovviamente inizialmente ci scrivi solamente il nome dell'ortaggio e in quale letto, in questo caso il letto 4. Poi una volta che fai per esempio la semina diretta aggiungi anche la data. Stessa cosa per il semenzaio e stessa storia anche per i trapianti. È molto importante che tu scriva anche la data in cui hai fatto queste operazioni, ti stai creando uno storico anche per gli anni successivi. Sarai in grado di andare indietro negli anni e vedere cosa hai seminato, quale giorno, eccetera, eccetera. Facciamo un passo indietro a gennaio, come vedi non ci sono molte cose e le cose che ci sono ovviamente sono state seminate l'anno prima. Sono cose che sono ancora in campo dalla stagione successiva. Per esempio, questa sezione blu, il letto 16, c'è scritto piselli sovescio, i sovesci qui di colore di azzurro, le aiuole invece che sono in coltivazione sono verdi, le aiuole vuote bianche. Quindi te ti vai a creare delle schede per ogni mese con tutti i dettagli delle cose da fare, da seminare, da trapiantare, cosa hai in produzione, dove hai posto. Poi eventualmente puoi anche aggiungere altre schede. Qui c'è una scheda, si chiama concimazioni, che mette la data, il numero dell'aiuola, il tipo di concimazione, insomma, tutte varie operazioni. Poi le opzioni sono infinite, le cose da fare. Però ecco, secondo me anche uno schemino molto semplice come questo, in cui c'è semplicemente le varie aiuole del tuo orto, cosa c'è, cosa non c'è, quel mese lì cosa dovrai fare, cosa hai in produzione, se te ti vai a riempire questi schemini molto semplici in base alla lista che abbiamo visto prima, una volta che riempi tutte queste caselle sarai in grado in qualsiasi momento, sia durante la fase di programmazione e sia dopo in stagione, di vedere con chiarezza tutte le informazioni che secondo me ti servono. È evidente che se te lo fai in Excel ci vorrà un pochettino di tempo per prepararlo all'inizio. Poi dopo potrai utilizzare questo schema ogni anno semplicemente inserendo il nome dell'ortaggio, la data e l'aiuola dove vuoi coltivare quell'ortaggio. Quindi ecco, lavori un pochettino ora per creare il file, ma poi dopo avrai vita facile, diciamo. Se come me poi hai più orti o più situazioni, dovrai creare magari degli altri file. Infatti il file che abbiamo visto ora è quello dell'orto a terra, diciamo. Poi ho un altro file anche relativo alla serra e ai letti rialzati. L'orto di casa invece, essendo molto piccolo, solitamente lo scrivo a mano su dei fogli di carta. Questo era il metodo che io utilizzo, un modo secondo me semplice ma molto efficace, anche se sei alle prime armi, anche se non hai esperienza nella programmazione di orti, piccoli o grandi che siano. Sicuramente mi sono scordato di dirti un po' di cose, fa niente, me lo puoi chiedere nei commenti, però spero che questo video ti dia l'ispirazione, ti dia qualche spunto per creare il tuo sistema personale e da ora in avanti programmare il tuo orto con un pochino meno stress e soprattutto avere una situazione molto più chiara. Se ti è piaciuto il video mettimi mi piace, commenta, condividi. Se non sei iscritto e vorresti vedere altri video ti consiglio di iscriverti, mi aiuteresti molto. Grazie per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo alla prossima, spero. Ciao!